gli avvallamenti mettono paura, quindi ho fatto tutta la gara con sti cazzaroni di avvallamenti che mi davano fastidio. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo di nuovo qui a Castelletto di Branduzzo con tutti pazzi per la pista. L'altra volta abbiamo fatto un corso di guida sportivo personalizzato. Oggi invece faremo quello individuale. Perché? Perché la prossima gara sarà qui il 14 luglio e noi ci stanno delle curve che proprio non c'entrano in testa, non ce la facciamo. Lui mi ha dato un suggerimento, mi ha detto: tu se tu giri, l'ultima volta ho fatto 26, mi ha detto se tu qua dentro giri più o meno 26 con una Master GP puoi girare 24. E infatti ho girato 24, come ha detto lui, precisamente più o meno 2 secondi. Sono 2 secondi, oggi cercheremo di fare 24. Bravo, io voglio fare 24 col 600, ce la facciamo. Girano i primi nell'altro campionato? I primi sono un po' mostruosi perché girano 19. 19. Com'è 19? È un tempo... No, è forte. Io punto oggi, ed è già una sfida personale, a girare 24, il che vorrebbe dire più o meno... Sono convinto, tutto quello che vuoi che ce la facciamo. Ce la facciamo. Convinto. Quindi sfida personale, che sono le sfide che mi piacciono di più. Girato 26, entro stasera devo girare 24. Assolutamente sì. Bene. Ma ce la fai sicuramente. Anche perché utilizziamo l'interfono e di conseguenza io l'errore te lo correggo subito. Questo è un grande vantaggio perché al contrario del corso dell'altra volta dove tu giri, poi esci, sì, guardi tramite lo schermo gli errori, questa volta invece ci corregge live direttamente, appena facciamo la cappella, lui subito ci dice guarda che stai a sbagliare, tu porca. Vabbè, però secondo me è utile, è utilissimo. Assolutamente. Lo vedremo nel corso della giornata, dai. Vai. Ci vediamo dopo. Allora, fatto il primo turno, sto utilizzando il casco di Andrea, così abbiamo il collegamento con l'interfono. Ora non ho nemmeno messo più di tante telecamere, non ho nemmeno messo la telecamera sul casco perché ho detto è il primo turno, sai, il primo turno di solito è sempre quello piano, con calma, tocca andare. Il fatto è che abbiamo già fatto 24, quindi non lo so, 24 e 9? 24 e 8. 24. Ma l'altra volta avevamo fatto 27. Hai fatto? Mi sono sbagliato. Ho detto che ho fatto 26 l'altra volta col CBR. Ho fatto 27. Già siamo arrivati al tempo che volevo fare a fine giornata. Ma io l'avevo detto che avrebbe fatto quantomeno 24. Ma vedrai che farai anche più basso. Perché ho abbassato così? Perché c'è stava lui che nel casco mi diceva prendi il punto di riferimento il cordolo. E io arrivavo lì facevo il cordolo, io di solito qui arrivo, faccio altri 2-3 metri, poi di così forse. Invece no, mi ha detto cordolo, fida dentro. Cordo vita dentro. Ma per esempio sul rettilineo io di solito passo un pochino più a destra, quei 20 cm che lui mi ha detto sono essenziali perché tu passi sugli avvallamenti, se passi un po' più a sinistra non ci sono e gli avvallamenti mettono paura, quindi ho fatto tutta la gara con sti cazzaroni di avvallamenti che mi davano fastidio. Sono queste 2-3 cose che mi hanno già permesso di togliere 3 secondi, così, al primo turno. Bah, adesso un riposino, beviamo un po' e facciamo 23, non lo so, vabbè, magari il 24 è fermo, però insomma io sento che potrei andare un pelino meglio. Vediamo, contentissimo, contentissimo. Si parte, siamo senza termocoperte per cui ci facciamo sempre quei 1-2 giri con calma. Andrea ha già questi 2 caschi che sono accoppiati tramite interfono per parlare dentro la pista. A me non mandava testa a togliere il microfono, l'adattatore, il passaggio dei cavi dal mio per metterlo sul suo. E poi semplicemente non volevo perdere tempo perché è una cosa che mi interessa, è una delle poche volte che mi concentro ai massimi livelli. Non dico entriamo in pista e quello che viene, quello che esce. Qui veramente mi volevo impegnare, volevo scendere di tempo perché è una cosa che interessa a me e perché la gara del Master GP, che è il 14 luglio, è alle porte. Per cui concentrazione e vediamo i punti della pista che mi fanno paura e sbagliamo. Abbiamo questa curva che mi sta particolarmente antipatica perché non riesco mai a interpretarla bene, dovrei restare più a destra possibile per poi fare cambio di direzione, inserire la marcia e fare il curvone prendendomi tutta la pista uscendo verso l'esterno, e invece mi trovo sempre al centro. Questa curva mi riusciva abbastanza bene anche con la Master GP perché riesco a farla scorrere bene, un po' meno poi dopo quando c'è il cambio di direzione e destra-destra in salita, anche questa abbastanza difficoltosa, e tendiamo sempre a andare troppo sulla sinistra, male perché poi la prossima curva è a sinistra e quindi poi abbiamo difficoltà a tenerci tutto sulla destra, una curva bella, larga, di percorrenza per poi catapultarci sul rettilineo dove, se fatto bene, dobbiamo utilizzare seconda, terza, quarta. C'è un piccolo scollinamento sul rettilineo che, se effettuato di quarta a gas pieno, che ci fa
alleggerire l'anteriore e anche mette abbastanza paura, e poi la curva che mi mette più paura del circuito, perché dobbiamo scalare in terza, entrare forti, veramente forti. Se sbagliamo dove passare con le ruote troviamo dei belli avvallamenti che ci scompongono, e qui tanto fa la fiducia nella moto, la fiducia in se stessi, e prima di farla bene servono parecchi giri, bisogna prenderci un bel po' di confidenza. Dobbiamo scalare il secondo, doppia curva a sinistra, leggermente in discesa. Chi la fa bene, ma veramente bene, tiene i freni dalla curva precedente e si fa anche queste due con i freni in mano, quindi vuol dire che devi entrare a bomba. Ci teniamo il più a sinistra possibile, la sacrifichiamo un pochino per poi cambio di direzione, destra, passiamo vicino al cordolo e qui dobbiamo stare col gas quasi full. Anche questa curva particolarmente difficile perché non riesci mai a interpretarla per bene, perché se non c'è sta nessuno che ti dice vai, entra, fidate, tu aspetti, ritardi, provi prima, provi dopo e non riesci mai a trovare la giusta quadra. Altro rettilineo, seconda, terza, scaliamo seconda e troviamo la seconda curva che odio del circuito. Frenata fortissima a moto dritta il più possibile e poi dopo entrare, utilizzare tanto il corpo per farla girare, se no non ne vuole sapere. E qui ci ritorna un po' il fantasma delle curve strette a sinistra, perché giro giro tondo. per questo dico frenatona prima e poi cerchiamo di farla scorrere e non sta con questi freni in mano qui, perché paura. Addrizziamo il prima possibile, gas il prima possibile e ci catapultiamo alla prossima curva, che ci stanno due modi per farla, mi ha spiegato Andrea: o metti la prima e la fai tanto di percorrenza, quindi la fai larga, oppure di seconda un pochino più stretto, ma in ogni caso devi farla scorrere, per poi gas su questo piccolo rettilineo, curva a sinistra che non sta particolarmente simpatica a Freccia Verde. Infatti se dovremo fare un attacco a Freccia Verde lo faremo qua, perché siamo bastardi e infami. La ritardiamo larga per poi stare cuciti al cordolo, gas lo teniamo qui anche se abbiamo un po' di timore perché non vediamo dietro, e ricominciamo. È un circuito difficile, tecnico, che ti stanca subito. Infatti con le Master GP riuscivo a fare giri su giri, con la CBR 600 invece mi distrugge, e sono tanti punti dove perdiamo una marea di tempo, per cui oggi ci dedichiamo e cerchiamo di correggerli. Ora di mangiare, l'altro turno completato, ma siccome siamo delle pippe, invece di abbassare abbiamo alzato, però ci sta, abbiamo trovato un po' di traffichino, puntiamo tutto sul pomeriggio, regà, non lo voglio dire, ma vorrei scendere al 23. Il problema è che ci stanno certi punti dalla pista, raga, ma me ne fanno troppa paura. Tipo il rettilineo, l'entrata, dice non ti preoccupare, fidati, frena un pochettino. Certo, e che ci vuole? Devi entrare a vita persa, di terza, che fa pure rima. Vabbè, mi mangiare il panino dopo. Bene, pranzo è fatto, un pochino pesante, sto panino al salame, insomma, vabbè, ma se sa, dopo pranzo non si fa mai dopo pranzo non si fa mai il tempo. Vediamo che cosa riusciamo a fare, un giretto per scaldare le gomme e poi se va. Ci facciamo un altro turno di lavoro dove siamo concentrati sulle traiettorie, dove passare, dove frenare, dove staccare. Non ci siamo concentrati più di tanto sulla posizione in sé e sullo stile di guida, perché Andrea ha detto che era buona, me contento. E io ho un po' lottato con quelle che sono le paure quando giri, perché tanto se ci stanno dei punti che te stanno antipatici, dei punti che proprio non sopporti e che ti mettono paura, tu finché non lavori su quelli, tu finché non ti sblocchi e dici, sai che c'è, vai, devo andare, è difficile, perché poi quando stai lì dici sì vabbè, ma mo me cede, me perdo l'anteriore, cado, me faccio male. Però se stai lì per fare una determinata cosa, se stai lì per migliorare, tu finché non le affronti e batti, quel tempo non scende. E grazie ad Andrea, giro dopo giro, ci siamo riusciti. Certo, non in maniera perfetta, ci stanno ancora delle cose che sbaglio, anzi tantissime cose, ma un'altra storia rispetto a prima.
mette la prima, Sì, ma sento che fatico tanto di più. però appena ci Però prendi un non- attimino la mano, inizia più forte. Che adesso con la seconda mi sento più a mio agio. Il fondo rettilineo ora entri bene. Per il fondo rettilineo sono migliorato perché dico, oh, ha detto che tiene, punto. Ha tenuto? Ha tenuto o non ha tenuto? Ha tenuto, ha tenuto. Ok. Però ora trovi forte. Sì. Andiamo a vedere su che passo abbiamo girato. Stiamo andando a vedere i tempi. Allora, siccome abbiamo mangiato il panino, si sa, pausa pranzo in Ganna, magari sta lì e dici, porca miseria quanto ho girato, magari ho fatto 25, però andiamo a vedere i tempi. A me sembra di essere andato meglio. 1,22. 1,22. Grazie a lui. Quindi questo vorrebbe dire che con la Master GP forse riuscirà a fare un 1,21, 1,20. 1,21, 1,20 dovessi riuscirlo a fare. Secondo me ancora un secondino, 2 secondini li possiamo levare. Ancora un secondino, quindi gira a 21. Se migliori le curve di entrata e di uscita. Ci sono delle curve che sbaglio. 1,22 cioè, sono già super contento, fomentatissimo. Per noi che non siamo piloti è importante girare. Magari iniziamo a fare buoni tempi dal quinto in poi. Nessuno di noi amatore prende, entra e fa subito il tempone. Si vede qua la progressione. Poi hai fatto 32, 28, 26, 24, 23, 22, perché andando ogni a correggere volta- magari 20 cm, 30, entra più forte, entra più stretto, entra più largo, entra più stretto, mezzo secondo, ogni volta scende. Ah, eccoci qua con la giornata che volge al termine. È finito. Mamma mia, raga, che fatica. Ma soprattutto me ne torno a Roma soddisfatto, ma che più soddisfatto non si può. Quindi è chiaro che se ho fatto 22 col CBR Chiaro, non c'è nulla, di sicuro non c'è non si sbilancia. Però diciamo che un secondino e mezzo, 2 ci li potreste avere. Super contento e oggi ho avuto anche la possibilità di vedere la differenza tra i due corsi. Ovvio, anche quello che abbiamo fatto l'altra volta aiuta tantissimo, ma quello di oggi, specifico su di te e sugli errori, sono stati corretti e ne faccio ancora, cioè me ne servirebbero altri 2-3 dei corsi. No vabbè dai, un altro paio. Li faremo. Li possiamo fare sulle altre piste quelli che mi servono? Assolutamente sì. Noi oggi ci siamo divertiti, abbiamo giocato, scherzato. Noi oggi- però abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto il nostro risultato. traiettorie che se non vengono dette non le avrei mai Ma e poi mai Castelletto è fatte, così, capito? Castelletto, girare forte qua dentro. Devi saperlo, se non lo sai dici vabbè provo a fare. E Non solo lo che fai. poi passi sull'avvallamento, passi sulla buca. Esatto. Questi corsi li fa a Castelletto ma li fa anche in tante altre piste d'Italia. Li facciamo in 8 circuiti in Italia. Vediamo Vediamo mi ricordo se tutti. ci ricordiamo tutti i circuiti. Castelletto di Branduzzo, Cremona Circuit, Tazio Nuvolari, Circuito Internazionale d'Abruzzo, Circuito Il Sagittario di Latina, Autodromo del Levante di Bari, Mugello Circuit, Mugello è costoso il corso di Mugello. E a settembre stiamo organizzando Misano Circuit. Quindi si è un po' ovunque, dovunque siete, se volete potete fare questa tipologia di corso, sia individuale sia l'altro diciamo di gruppo. Poi se siete neofiti, ecco, se volete entrare in pista per la prima volta o anche se avete la vostra moto, però insomma che avete un po' di timore, Oppure trasportarla da Roma a Castelletto non vi è proprio facile. e non è soprattutto economico, potete tranquillamente venire qua in pista o qualsiasi altra pista e trovare la vostra moto pronta. Qualcuno di voi non ha l'abbigliamento, non ha la tuta, paraschiena eccetera. stivali, guanti, casco, paraschiena, tutto. sempre. Potete prendere tutto direttamente da loro insieme alla moto, quindi pacchetto completo. E aggiungo, ci tengo a sottolineare che in tutti i circuiti i nostri corsi si svolgono con la pista ad uso esclusivo degli allievi, per la nostra, per la vostra e per la sicurezza di tutti gli altri. Beh, questo è importante perché non ci troviamo qualcuno che gira tanto più veloce di noi, che ci sfreccia e ci toglie le grafiche alla moto. 1,22 Poi vabbè, 1,22 è un tempo... è un signor tempo, 1,22 per una persona che ha visto Castelletto 3 volte, con 3 Sì. moto diverse praticamente, secondo me è un signor tempo. Bene, È un bene, signor tempo. quanto è buono questo istruttore. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciare like, commentare qua sotto, iscrivervi al canale e attivare anche la campanellina così almeno quando esce il video vi arrivano le notifiche. Io non posso far altro che ringraziare Andrea oggi per sto tempone che poi ci sarà sicuramente utile il 14 luglio perché saremo di nuovo qui a Castelletto alla Master GP. Ma io vengo a vederti, E Vieni a vedere? e se non fai a meno 21 io ti lancio le cose. Ecco, da futuro. perfetto. E niente ragazzi, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! 22, sei per ora l'allievo più veloce di quest'anno. Allievo più veloce. Thumbs up. Allievo più veloce di quest'anno. Se fai 21 sei l'allievo più veloce del secolo.